Parcheggiati ad Alba. Siccome stiamo per entrare in un 3 stelle Michelin, meglio allineare il dress code. Manteniamo il nostro stile perché ci cambiamo in parcheggio. Questo resta un segreto tra noi e voi. Siamo due fighi incredibili, possiamo andare. Siamo tornati a Piazza Duomo perché andremo a fare un'esperienza assolutamente super nuova che si chiama Studio Plus, cioè una sorta di omakase organizzato dallo chef, come se andassimo a mangiare direttamente a casa sua, solo che ovviamente siamo all'interno del ristorante. Un solo tavolo da 8 persone, questa diciamo che è una delle prime prove, andiamo a vedere che cosa ci cucina. Scampanella, Franci. E che sono le 9:34 e secondo me lo chef tipo è presissimo, quindi non so quanto sia contento esattamente di vederci, ma noi... Ma dopo 8 anni che lo stalkeriamo sei ancora in imbarazzo. Sì, vado a scampanellare. Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta. Sto diventando talmente vecchio che le mie citazioni sono sempre più per pochi. Spero che la maggior parte di voi non l'abbia capita perché significa che siete giovani. Vi stiamo per portare dove andremo a mangiare oggi a pranzo, che non è la solita sala del ristorante, ma è un posto nuovo. Questa è una sorta di anticamera. Benvenuti a Studio Più, il benvenuto parte dal salottino appunto con una selezione di dischi e il nostro impianto di musica. Eccolo! Ancora figura di padre. Piace? Fighissimo, perché così invece di venire a rompersi le balle chissà dove, lo posso fare facendo 3 metri, capito? Ma io ti faccio lavorare. Da qua potrebbero partire anche le interrogazioni per il tavolo. Cucina che dire che è a vista mi sembra riduttivo, nel senso che praticamente si mangia insieme a loro tutti gli appunti segreti dello chef. La sala giochi per grandi appassionati di vino. Wow. Prego, prego. Diciamo che non dovreste rimanere a bocca asciutta. No, ma ragazzi, Gardaland, cioè... Di cosa stiamo parlando? A giudicare dalle etichette ve ne faccio vedere alcune, non ho tempo per farvele vedere tutte, ma possiamo dire che questo è a tutti gli effetti il cavò di questo posto. Volo e faccio dei danni da milioni di euro. Questo qua è tutto Romane Conti? Esatto, quelle 3 bottiglie. Si vede che lo bevo tutti i giorni, non lo riconosco nemmeno dall'etichetta. Nel momento in cui vengono scelti champagne e bianchi utilizziamo questo battitore per bottiglie singole o formati più grandi, appunto un liquido all'interno, e in 2-3 minuti porta il vino a temperatura di servizio. Volendo balconcino, che chiaramente non può altro che dare su Piazza Duomo. Estate da Dio, ragazzi. Questo spazio mi è venuto in mente perché prima passi a invitare a casa tua gli amici, poi qualche cliente abitudinario diventa conoscente, da conoscente si crea anche un'amicizia. Quando invitavo la gente a casa mia e io cucinavo, loro comunque lì, qualcuno in piedi, venivano sempre dietro di me. Certo. Cosa stai facendo? Però era divertente l'atmosfera, la situazione. E ora quando abbiamo deciso di recuperare questi spazi, ho detto no, facciamo una roba così. Ci sono delle cose che normalmente non vedi, che sarebbe bello che un cliente vedesse. E come hai detto tu, è come stare a casa. Sì. Super figo. Poi sarebbe veramente bello far sempre venire solo gente che conosci, perché una volta i ristoratori erano così. I clienti dei ristoratori li conoscevano tutti. Tu pensa a lavorare con tutta gente che conosci già, che sai già come sono. Lavori in scioltezza anche. E poi non vedi le facce dei clienti tu quando assaggiano i tuoi piatti? No, ma magari può essere positivo, ma magari anche negativo, sai. Questo poi in mezzo al tank Cipolla egiziana. ha un bulbo sotto, Ok. fa la pianta, poi fa un altro bulbo sopra con tutte le cipolline. Quando sono mature pesa, si piega, cade e lui una volta che è a terra è una cipolla, rigenera, rifà il bulbo. Ma veramente? Beh, sì, si chiama così perché è la cipolla che cammina. Cominciamo ufficialmente. Benvenuti. Qua non abbiamo regole precise, non siamo in un privé, siamo in una casa senza barriere, senza filtri. Chi vuole può accomodarsi nella lounge, scegliersi un po' di musica e creare l'ambiente giusto. Chi vuole si può alzare in qualunque momento e andare in cantina con Jacopo. A casa mia, quando invito ospiti, servo sempre un nuovo bazzotto, di tradizione anche contadina. Se arrivavano ospiti e invitati, dare un uovo era qualcosa di veramente prezioso. È servito con una salsa brusca piemontese stile bernese, con del saraceno fritto a donare quella parte superficiale croccante. Buonissima, acida, croccante, grassa, golosa. Vi spiego il gioco che dobbiamo fare adesso. Allora, davanti a voi avete una crema
fredda di barbabietola, come se fossero un gazpacho di pomodoro. Andiamo a giocare con del caviale, burrata e della cipolla, sempre del nostro orto, rossa, stufata. Allora, prendete un pochettino di cipolla, la adagiate sull'arlette, mettiamo un po' di burrata e poi il caviale, e qui o ve la godete piano piano così oppure la piegate e ve la mangiate. Vado. Vai. Continuiamo sull'onda della freschezza e del colore. Abbiamo ancora una settimana, massimo 10 giorni di raccolta di Ficoide glacialis, poi le alte temperature la faranno fermare, la faranno dormire. Fondamentalmente è una pianta grassa originaria del Sudafrica. Noi la accompagniamo con una vinagretta al limone fermentato e salato stile Maghreb. A fianco abbiamo un ceviche con questa pancia di branzino ikejime, e con le foglie grandi della Ficoide glacialis abbiamo ricavato il succo. Questo piatto lo chiamiamo Messico perché ha un po', c'è i 2 limoni, c'è il mais, c'è questo succo, divertitevi. Siamo passati da piatti golosi a piatti delicati ma super saporiti. Qua siamo nel momento in cui arrivano i cetrioli in estate, e quando arrivano i cetrioli, come quando arrivano le zucchine, sono prepotentemente dei gran bastardi perché continuano a farsi. Quindi bisogna ingegnarsi un attimo, perché l'approvvigionamento del ristorante abbiamo bisogno di tante piante, ma tante piante fanno anche tanti frutti. C'è una parte della mia regione che sono i nervetti, che sono i tendini, che vengono mangiati d'estate freschi in insalata, appunto con i cetrioli sott'aceto. Poi passate ai lattofermentati, a quello in osmosi, continuate poi con il fiore, ma non c'è un senso. L'ostia è alla mandorla e nel bicchierino, nel ciupito, c'è del succo di cetriolo con un po' di yogurt, delle spezie, un po' di curry, crescione, menta. Nervettini belli croccanti. Che buoni pickles. Abbiamo un piccolo passaggio orientale, abbiamo queste gole di rombo cotte alla brace con un po' di salsa teriyaki e del furikake, sesamo e alghe e wasabi, e poi abbiamo questo tonno del Tanaro. È uno scherzo, è una carne cruda però è condita con tutti gli umori di un tartar di tonno, ma anche al gusto difficilmente, se non lo dici uno. Le guance dovevano essere 8, ma come vi ho detto i rombi sono 3. Puoi anche fare self-service. Adesso Enrico se ne ruba una e diventano 5. Esatto. Si è parlato di cucinare come se fossimo a casa e infatti ognuno dà il suo contributo. Thomas al grattugiamento del parmigiano. Una lattuga asparago. È una lattuga che cresce come un asparago facendo molte foglie attorno a sé. La presentiamo come una Caesar salad con anche vicino un po' di pollo, questa cialda aromatizzata un po' con la paprika, e avete la salsa verde fatta con una riduzione di scalogno, vino bianco, aceto, le foglie esterne della lattuga asparago frullate e montate insieme all'uovo e all'olio e alla riduzione di aceto, e un po' di prezzemolo. Ringraziate per il parmigiano. Questo che arriva io lo considererei anche un piatto da monastero buddista, perché c'è un brodo di pesce ma che si camuffa. Una volta i monaci vegetariani è un pak choi con una salsa di curcuma e un brodo di triglia. Io impazzisco già solo per la tazza del brodo, che è di una bellezza. Quest'estate è una nuova varietà che si chiama Sala Nova, molto leggera, molto fine, ed è farcita un po' come le lattughe farcite alla Ligure, Belin, no? Quelle lì cotte nel brodo. Noi abbiamo cambiato un po' il sistema di cottura, tutte le parature esterne, tutte le foglie delle insalate che sono rovinate o che non possiamo utilizzare, ci facciamo questo brodo leggermente speziato, e la lattuga è farcita con le cipolle che abbiamo in orto, un pochettino di zenzero, scalogno. Qui abbiamo una crema di patate, cipolle e carote aromatizzate con il rub che si usa per fare il barbecue, con appunto sopra della pancetta di maiale nero di Cavour fresca, proprio fresca, tagliata a lardoni e saltata, e le carote cotte da crudo
in forno a manetta a 250 gradi, leggermente salate con un po' di zucchero, una spruzzata di whisky e a fianco un brodo di speck di pancetta affumicata. Carote e pancetta, grandissima combo. E adesso scatta l'errore da principiante e andiamo a scarpettare la carota. Siamo arrivati al momento più interessante. Siamo nel caveau e vanno scelte delle bottiglie importanti. Qui è il momento in cui ci facciamo male. Perché sembrava che non ce ne fossero abbastanza, quindi anche i cassetti sono tutti pieni. Pensa che nei miei ho calzini e mutande. Ma una Pepsi ce l'abbiamo. Guarda qua. Adesso apre c'è la Pepsi. E zucchine Zephyr, che sono queste zucchine a forma di perrocchetto, di pappagallo, metà verdi e metà gialle. Abbiamo vicino delle patate chips da croccare insieme alle zucchine e al branzino e subito dopo vi arriverà una trippa di pistilli di zucchine. Noi recuperiamo questo pistillo e lo trattiamo con il pomodoro come se fosse una trippa. Branzino e zucchine, mia versione della descrizione del piatto un po' sintetica. È stato selezionato il vino bomba, non che gli altri finora non lo fossero, ma ve lo faccio raccontare direttamente da Jacopo. Lopez de Heredia è l'azienda più storica che c'è in assoluto nella Spagna del vino. Oggi tutti stanno tornando a quello che fanno loro. Quindi toccare poco, fermentazioni più spontanee possibili. Per tantissimo tempo sono rimasti nell'ombra perché questo tipo di vini qui non funzionava. Trovare un loro bianco, comprarlo direttamente dalla cantina dell'annato 2004 è una roba straordinaria. E avete il rombo con una salsa di pomodoro ridotta con vari profumi. A fianco avete un brodo di essenza. Praticamente ci sono le lische del rombo e un fumetto di rombo con anche un po' di merluzzo, pomodori. Poi avete la cialda di pomodoro e riso che sembra una manita caseara. Siccome nella cucina di Enrico i vegetali la fanno da padrona, perché non farsi anche un giretto nell'orto e approfondire un po' questi ingredienti presenti in questi piatti? Noi, non contenti, nell'orto ci abbiamo direttamente dormito. Way earlier that same day. 5:39, Gianni, dobbiamo alzarci. Gianni. Voilà. Buongiorno amici, è un orario, è troppo presto. Sono le 5:53. E ci aspetta una raccolta da 3 stelle Michelin. Bello frescolino, eh. Stiamo per entrare nell'orto di Enrico Crippa. Prego. Ragazzi, che bellezza. E questa è solo una piccola parte, tra l'altro. Le erbe che coltiviamo qui vengono portate nel cubetto con la radice in ristorante e al momento del servizio, per una freschezza assoluta, vengono tagliate, lavate e servite. Questo viene tutti i giorni? E quindi ne vengono usate tantissime. Quando finisce il servizio della sera, a luna di notte, viene stilata la lista di tutto quello che serve il giorno dopo. Così chi viene qua in orto alla mattina si trova l'Excel con tutte le cose, il fuorilista. Il fuorilista, questo qui è l'ordine per Studio Plus di oggi, per esempio. Questa che cos'è? Dolcissimissima. Stevia. La sorellina, questa invece è un po' più complessa. Sempre dolce, forse leggermente meno, ma neanche più di tanto. L'altra sembra proprio un cucchiaino di zucchero. E questa si chiama? Questa qui è la Lippia Dulcis. Ah, ok, qua non ci sarei arrivato. Volevo dirlo, Lippia Dulcis, volevo dirlo. E tutto ciò che noi vediamo qua è tutto edibile. Assolutamente sì. Solo dentro questa serra, grosso modo, quante piante diverse ci sono? Sono 110 specie ormai. Pazzesco. E siamo intorno alle 400 considerando le 4 stagioni. Ma poi Franci, tu sei in grado di dire 110 piante? No. Io forse arrivo a 10. E tu come sei finito a fare questo lavoro qua? Ma sì, io sono qui da novembre 22, quindi sono neanche 3 anni, ma sono già 3 fiere. Quindi questa qui sarà la 4ª fiera. Si ragiona in fiere. Qui si ragiona in fiere. È perché C'è chi ragiona in inverno, Esatto. chi ragiona in estati e chi ragiona in fiera del tartufo, ragazzi. E non solo c'è un numero incredibile di piante, ma alcune piante servono anche in stadi diversi. Quando la pianta è giovane serve la foglia in versione giovane e poi serve anche la foglia in una versione di uno stadio più avanzato della pianta, quindi c'è un'attenzione particolarmente scrupolosa. Sono tutte oxalis.
Quindi foglia e fiore hanno lo stesso gusto per tutte. Alcune sono più aperte, tu me l'hai data così che è più chiusa? Chiaramente più la foglia è grande, più è adulta, più sarà tenace in bocca. Una foglia più piccolina chiaramente rimane meno in bocca e dà meno fastidio. Acidissima. Sì, buonissimo. Qui nell'orto viene fatta una prima selezione delle foglie, scegliendo le migliori e scegliendo le dimensioni a seconda di quelle che sono state le indicazioni della cucina. Una volta arrivati in cucina, i ragazzi dovranno ulteriormente fare una cernita e scegliere esattamente quello di cui il piatto necessita. Il nasturzio S siamo sempre intorno alle 80-100, il nasturzio Alaska S siamo intorno alle 30-35 e non sappiamo quanti viaggio, quanti seasonal, quanti menu arte ci sono. Ecco perché si viene più volte nell'orto e non una volta sola. Uno per quello e due per una freschezza assoluta. Certo, perché quelle del terzo giro serviranno per quel momento lì quando le vado a prendere. Come il giro del pomeriggio alle 4:30, quelle sono quelle della sera. Certo, cioè vi rendete conto che livello di ossessione e di precisione c'è in questo posto per avere poi lo stesso livello di precisione e di ossessione nel piatto alla fine. Questo, ragazzi, è un tentativo purtroppo abortito, nel senso che hanno lavorato per far fiorire questa pianta per 3 anni. Come si chiama questa pianta? Oia carnosa. Oia carnosa, c'ha anche un bellissimo nome, oltre ad avere dei fiori pazzeschi. Se non fosse che quando lo chef ha messo in bocca il fiore è amarissimo, è inutilizzabile, ragazzi. Bellissimo, ma immangiabilissimo. Ragazzi, è arrivato lo chef. Bonjour. Monsieur. Non ti disturbiamo che qua so che sei super rapidissimo. Io vado. No, vabbè, Giano, ci sono un quantitativo di mente senza senso. Quindi come vedete, oltre all'elenco che viene stilato per la raccolta di ogni mattina, poi lo chef comunque passa tutte le mattine, fa anche lui una sua raccolta, una sua selezione, perché chiaramente non tutti i giorni viene preso lo stesso preciso quantitativo di ogni pianta, anche sulla base di quello che viene poi ordinato nei menù, e lo chef va velocissimo quando passa di qua perché deve poi immediatamente tornare in cucina per tutte le preparazioni. Lo chef preferisce il fiorino alla Porsche. Ci ha detto: oggi vi faccio la trippa, e teneva in mano un fiore di zucchina perché giustamente i pistilli sono un po' il quinto quarto, la parte sono le interiora, no? Come potete vedere non avanza 1 centimetro dentro il fiorino, raso, anche sul tetto. No, veramente. Guardalo là, che bellino il nostro van vicino al fiorino dello chef. Allora, e dopo la visita in serra e al primo orto, penserete mica che Piazza Duomo ha solo un orto, ci siamo spostati a 5 minuti di macchina perché c'è un orto molto molto figo dove andranno a raccogliere tutta la parte di verdure. Belli i fiori, le foglie. Raccogliamo la ciccia ora. Peperoni, cetrioli, zucchine e pomodori. Su ogni fila almeno 2 varietà. Ovviamente devono andare d'accordo tra di loro. Certo. Certo. Per esempio nelle zucchine non vedrete niente perché la zucchina fatta deve stare da sola. ma poi si allarga troppo e schiaccerebbe tutto il resto. Ci serve un po' perché una giova dell'altra. Per esempio in questo caso l'insalata prenderà l'ombra del pomodoro. Giusto. Lavorate in ottimizzazione di spazi. Chiaramente più varietà sulla stessa fila comporta maggiore sbattimento, sia perché hai poco spazio di manovra per andare a curare le piante, devi fare attenzione a quale pianta metti a fianco a quale altra pianta, perché alcune si rinforzano ma altre non puoi metterle vicine. Non lo sapevo sinceramente questa cosa. Cioè vedete, stessa fila, insalata e quest'altra pianta. Lì addirittura ci sono i pomodori, l'insalatina là in fondo e quest'altra specie. Il cetriolino deve essere esattamente così. E questo oggi lo mangerai tu. Cetriolino con fiore aperto. Quanto lo devi far pagare perché valga la pena farlo? Non si potranno mai trovare certo. sul mercato. Chi è quel pazzo che dice: ma sai che c'è, oggi mi metto a raccogliere 20-30 cetriolini così e li faccio pagare comunque 3 euro al pezzo, 4 euro al pezzo. Non ha senso. Cosa vuol dire questa zucca? È un fiore di zucchino? Questo Zephyr Sì. in realtà fa parte delle zucche. Noi la raccogliamo a uno stadio Primordiale. Sì, zucchina. Però Diventa- questa lasciata in pianta diventa Una zucca. Sì, sì. Questo si chiama patisson. Sì. Sempre famiglia delle zucche. Sì. Pensavate di aver visto nella vostra vita un fiore di zucchino? Questo è un fiore di zucchino. Guardate che meraviglia. E lo chef ci diceva che ci cucinerà la trippa, cioè le interiora. Fantastico. Allora ragazzi, qui l'aria è molto frizzantina. Queste saranno 2 settimane di fuoco per Piazza Duomo perché c'è la celebrazione
della 50 Best Restaurant a Torino. Ovviamente lo chef è in classifica, giornalisti, chef, pranzi, cene che in questa settimana verranno organizzati in continuazione. Quindi in realtà voi quando vedrete il video ormai i giochi saranno già fatti, ma in questo momento si respira un po' di tensione. Come giusto che sia, aggiungerei. Come giusto che sia. Questa è la rossa di Napoli ed è una melanzana. È già matura così. Sì, infatti se la toccate è abbastanza morbida. Mai vista questa melanzana. Cioè ragazzi, guardate sti pomodori. Questo è un pomodoro nero, croccante, dolcissimo. Siamo troppo abituati a mangiare solo pomodorini rossi, ma in realtà possono avere 1000 colori i pomodori. Guardate i pisellini in rapporto con la grandezza della mano. Questi sono i lagrimas, questo è il baccello e sono quelli che vi abbiamo già fatto vedere anche in altri video. Cioè è un cucchiaino di zucchero. Meraviglioso. E poi, vedi quei cumuli lì? Al ristorante vengono portate le piantine con la terra, di modo tale che al momento del servizio vengono direttamente tagliati i germogli. Dopodiché lo scarto viene riportato qua e questa praticamente è un'area dove ricrescono in modo naturale tutte le piante. Questa è una zucchina, ad esempio, che è ricresciuta, là ci sono i fiori, lì ci sono le foglie di sciso, piove e ricresce tutto ovviamente. Cerchiamo di farci un po' di spazio tra la barriera di bicchieri di Giano, tac, in maniera molto colpevole. Non vi stiamo raccontando tantissimo di questa esperienza, o meglio, ci sono tutte le descrizioni dello chef che sono molto più appropriate di qualsiasi cosa che potremmo dire noi, ma possiamo dirvi che questo menù è semplicemente pazzesco. Lo chef mi segnala che il prossimo passaggio è una bombetta. Sono andato a sbirciare un po' di preparazione. Piccolo spoiler. Poi ci sono le cipollette egiziane con la finanziera solo di animelle, però. Questa è una coccola proprio, una galupperia. Ti devo dire basta, giusto? Vai. Ok, ci vediamo tra un quarto d'ora. È arrivata una finanziera di sole animelle con sgrattugiatona di tartufo. E dimenticavo, qua ci sono anche le cipolline egiziane. Proseguiamo con un risottino. Un risotto con l'acqua di pomodoro, basilico e mandorle fresche di Montaldo Roero. Allora, siamo in fase decisionale per la prossima bottiglia. Chiaramente, dopo aver bevuto X bicchieri, la decisione è sempre più difficile. Io sto lasciando fare ai professionisti. Vogliamo bere un 90 buono? Dai, fatto 3,90, chiudiamo il cerchio. Abbiamo il prima e il dopo. Before and after. Cioè la glassatura e la caramellizzazione è pazzesca. Tu pulivi il bordo con l'acqua e questa cosa mi stupiva perché in realtà io quel bruciatino lì l'avrei poi trasformato in sughetto. Ma se tu questo lo riglassi dentro, rimane sempre nella salsa. Ok, ho capito. Cioè tu dici si forma in continuazione, semplicemente tu stai mantenendo la io pentola pulita. Sì, perché io adesso vedere sta pentola così non si può vedere. Sì, non so quanto riuscirete a seguire di questo pranzo, perché quando siamo con amici è sempre un po' un casino tra cercare di fare contenuti per voi e cercare un po' di essere di compagnia nei confronti del resto del tavolo, quindi è un po' così destrutturato questo pranzo. L'agnello della vita, ragazzi. Non lo mangerò mai più. E rieccovi le amarene di cui vi ho parlato stamattina. Avete presente le ciliegie finte, quelle che sembrano di plastica, quelle che tipicamente trovate in cima a un gelato, che sembrano super chimiche? Ecco, in realtà esiste anche la specie super buona. Questo è un albero pieno. Credo che sia la prima volta che assaggio un'amarena. Vabbè, uno appena colta e due che non sia un'amarena finta in un gelato. Sì, io le ho chiamate impropriamente ciliegie, ma effettivamente sono amarene, ragazzi. E costoletta Ok. con dentro un po' di taleggio. Chupa Chups di Costoletta by Enrico Crippa. Le nespole orientali. Ce le raccolte voi per noi, che carino. Quelle che io ho raccolto me le sono mangiate, dico la verità. Scialde finali di banana, lampone, nocciola da puciare in questa triplice cremina di frutta. Allora, non ci avrete capito molto perché quando siamo in compagnia va un po' sempre a finire così. Sono le 6:30. Non ci abbiamo capito molto neanche noi, considerando tutto quello che abbiamo bevuto. Sono state aperte delle bocce clamorose. Io veramente, come ho bevuto in questi ultimi 3 giorni, penso di non aver bevuto negli ultimi 3 anni. Vi lasciamo in descrizione tutte le informazioni per approfondire questo tipo di esperienza.
I piatti di Enrico sono sempre una garanzia, a maggior ragione se te li prepara a 1 metro di distanza. È stato molto bello il clima informale che inevitabilmente si crea se avete una stanza tutta per voi e siete con altri 6 amici. Questa è veramente una cosa figa che non ho mai visto in un altro ristorante, quantomeno in Italia. Potrebbe essere che la giornata non finisca qui. Torniamo al van e vediamo che cosa succede adesso. Guarda che bella pezzata che ho in prossimità della cintura di sicurezza. Nel frattempo siamo giunti in quel di Priocca, perché stasera dovremmo dormire qua e domani dovremmo raccontarvi qualcosa che succede qua. Ora va capito a chi dobbiamo citofonare. Che culo forse l'abbiamo già trovata. Nonostante l'insegna piccolissima, dovrebbe essere questa qua, Dimora Cordero. Signori, in Barba Franci abbiamo una stanza. Sono molto euforico. E abbiamo anche una vista, signori. Non so se quella sia Priocca, no. Penso che questa sia Priocca, quindi lì saranno altri paesini. Comunque, Franci, liberissima di andare a dormire in van come quando meglio credi. Io dormirò nel mio bel king size. La van life, guardatela sul canale di Franci. Che diludendo che sei. Sto bene così, li diludo tutti fortissimamente.